terza proposta natalizia 2025 firmata Momis Crochet. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato queste palline natalizie decorate ovviamente all'uncinetto. Ho utilizzato chiaramente le nostre basi in legno, le trovate sul sito su momiscrochet.it in 10 varianti ben diverse. Per varianti intendo creatività. Per cui anche qui avete vasta scelta. Nella scheda prodotto presente sul sito momiscrochet.it troverete, oltre alle specifiche tecniche, anche un menu a tendine che vi permetterà di scegliere una delle 10 varianti. Potete scegliere tutte e 10 le varianti oppure 5 palline della variante numero 3, vi sto facendo un esempio adesso. Se scorrete la foto vedrete che ogni pallina ha un numero assegnato, quindi quel numero corrisponde al numero presente nel menu a tendina. Come sempre vi dico, per qualsiasi dubbio, informazione o chiarimento non esitate a contattarmi, sarò lieta di rispondervi. Poi chiaramente per decorare le basi in legno ho utilizzato diversi filati, tra cui quello pelliccioso che è molto in trend in questo periodo, in questi ultimi 2 anni credo. Ho utilizzato anche del filato in ciniglia e ho realizzato questa bellissima pallina, non è male, ma anche dell'acrilico e del poliacrilico, ne ho fatta anche una in cordoncino, questo per dimostrarvi che potete utilizzare qualsiasi materiale voi abbiate a disposizione. Lo schema all'uncinetto da seguire è sempre lo stesso. Nel tutorial vi mostrerò ben 2 schemi all'uncinetto super facili e veloci per decorare le vostre basi natalizie in legno. Credo di non aver dimenticato nulla, di avervi detto tutto, credo di sì. Comunque vi lascio il link che vi riporta all'acquisto del materiale sotto a questo video nel box informazioni. In ogni caso vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. A questo punto vi riporterei direttamente al tutorial di oggi. Sigla! Partiamo con la realizzazione della prima pallina utilizzando questo filato in acrilico Lurex rosso natale, questa pallina con questa bellissima creatività. Lavorerò la mia pallina sul rovescio, faccio un cappio per comodità che tengo sull'uncinetto, quindi entro direttamente nel primo foro e faccio un punto basso, 1 e 2. E lavoro 2 punti bassi nei primi 7 fori. Nel foro successivo, nell'8º, lavoro sempre 2 punti bassi, ma accompagnati da una catenella. Sto aggiungendo un punto in sostanza. Potrei aggiungerlo direttamente qui, visto che il filato sottile me lo permette, ma preferisco di no per non modificare lo schema, perché lo stesso lavoro che facciamo con un filato del genere possiamo farlo benissimo anche con del cordino, quindi per non alterare lo schema facciamo una catenella di separazione. Nel foro successivo facciamo 2 punti bassi e una catenella, quindi altro punto. Nel terzo foro centrale lavoro altri 2 punti bassi più una catenella. Ora dai fori successivi me ne rimangono 7 e lavorerò 2 punti bassi per ciascun foro. Semplicissimo. Ultimo foro, ultimi 2 punti bassi. Ok, possiamo fare una catenella, girare il nostro lavoro. Possiamo continuare con la nostra decorazione all'uncinetto lavorando la seconda riga. Cambio il numero di uncinetto, passo al numero 5 come mi suggerisce l'etichetta del filato che sto utilizzando. Nel primo punto lavoro subito un punto basso.
Salto 2 punti successivi e a partire dal terzo vado a lavorare il primo punto alto di 3, quindi 1, 2 nello stesso punto e 3. Quindi 3 punti alti nello stesso punto, nel terzo. Poi facciamo 3 catenelle e andiamo a lavorare un punto bassissimo entrando in quest'asola del terzo punto alto e in questa maglia, quindi così, semplicissimo. Volendo potreste prendere anche la prima catenella delle 3, però io preferisco fare in questo modo, quindi tiro fuori il filo e chiudo punto bassissimo. E ho lavorato così un bel punto picot. Non so, il punto picot mi sa molto di decorazioni natalizie, lo utilizzo spesso. Prendo il filo, sempre nello stesso punto completo il mio modulo. Vado a lavorare altri 3 punti alti per un totale di 6. Tra un gruppo di 3 e l'altro abbiamo il punto picot, chiaramente. E voilà! Primo ventaglietto realizzato, guardate che carino, molto molto bello. Adesso ripetiamo il lavoro di prima, saltiamo 1 e 2 punti, a partire dal terzo stavolta lavoriamo un punto basso, così, e poi di nuovo saltiamo 1 e 2 punti, a partire dal terzo andiamo a lavorare un altro ventaglio, costituito da 3 punti alti, 1, 2, 3 catenelle, 3, entriamo in queste maglie 1 e 2, così non è affatto difficile, ci aiutiamo col dito chiaramente e chiudiamo punto bassissimo. Completiamo il modulo, 1, 2 e 3. E quindi ripetiamo lo stesso lavoro di prima, saltiamo 2 punti e nel terzo facciamo un punto basso. Ve lo mostro un'altra volta, realizziamo un altro ventaglietto insieme, saltiamo 1 e 2 punti, il secondo coincide con la catenella, quindi nel terzo vado a lavorarmi il ventaglietto. Avete visto che tutto coincide? Ho studiato ad hoc lo schema per queste palline, chiaramente, amiche ed amici. Quindi 3 punti alti, 1, 2, 3, faccio un punto picot, ma in realtà faccio un punto bassissimo per formarlo e voilà! E quindi completo il modulo con altri 3 punti alti finali. 1, 2 e 3. Perfetto. Salto un punto e il secondo punto che coincide con la catenella, vado direttamente nel terzo e lavoro un punto basso. Quindi saltiamo 2 punti, a partire dal terzo andiamo a realizzare gli altri ventaglietti, quindi continuiamo così finché non terminiamo tutta la riga. Bene, ho quasi completato la mia decorazione natalizia, ho fatto l'ultimo ventaglietto, in totale ne ho fatti 6. Al termine della riga chiaramente ci ritroveremo con 3 punti, saltiamo i primi 2 e nel terzo andiamo a chiudere il nostro lavoro con un punto basso. Mi aiuto con l'uncinetto 3,5 perché il punto è un po' strettino, perché ho tirato la coda dietro per questo. Ok. Quindi catenella, prendo un po' di filo, lo taglio e con un ago mi aiuto a nascondere il filo in eccesso, quindi basta passare attraverso i punti dietro. Andiamo a realizzare l'asola al foro centrale, così possiamo appenderlo un po' dove vogliamo. Passo nuovamente all'uncinetto 3,5 e faccio un cappio, che stavolta non tengo sull'uncinetto, ma passo attraverso il foro e il cappietto lo faccio passare attraverso il foro, quindi blocco con una catenella, ma in realtà ne farò 10, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10. In base all'utilizzo che ne fate, ovviamente potete fare anche più catenelle. Quindi entro di nuovo nello stesso foro, prendo il filo, vado a chiudere con un punto bassissimo così, prendo un po' di filo, taglio, uncinetto 3,5, entro da dietro e mi porto la coda all'esterno, sul dietro del mio lavoro. Ecco qui, tiro bene i fili, possiamo fare 2-3 nodini in modo da sigillare definitivamente il nostro lavoro. Ok, ne ho fatti 3 e senza alcuna esitazione tagliamo l'eccesso, così non vi preoccupate delle codine, tanto andranno sicuramente all'interno del foro e non si vedrà più nulla. E voilà, lavoro super pulito. Però voglio impreziosire ulteriormente la mia pallina natalizia, la mia decorazione, quindi voglio aggiungere delle perline qui nei punti picot realizzati in precedenza. Quindi prendo le perline, metto a riscaldare la colla a caldo e terminiamo il nostro lavoro. Adesso passiamo invece alla realizzazione di queste bellissime palline pelosette che io personalmente stra-amo. Sono ancora più semplici di quelle che vi ho mostrato prima, più veloci, non hanno bisogno di troppi fronzoli perché con una lavorazione semplicissima fa tutto il filato e anche la decorazione della pallina stessa. Io già ne ho realizzate, ma ve l'ho fatto vedere prima, 4 tonalità prettamente natalizie. Non mi rimane che andare a realizzare insieme a voi quest'altra creatività con il filato che ho utilizzato precedentemente più questo filato pelliccioso. Tra l'altro sapete che non amo molto lavorare questo filato perché i punti non si vedono, però devo dire che per questo progetto fare 2 righe non è assolutamente difficoltoso né impossibile, anzi se ci riesco io ci riesce chiunque. Quindi lo lavoro a 2 capi chiaramente perché mi è molto più semplice andare a lavorare i punti, ad individuare anche i punti bassi, e poi sarebbe troppo sottile lavorarlo da solo. Mi aiuto con dell'acrilico, uncinetto di lavorazione sempre 3,5 per passare attraverso i fori. In questo caso non è necessario lavorare la nostra decorazione sul rovescio, ma possiamo benissimo lavorarla sul dritto. Intanto vado a fare un cappio che tengo sull'uncinetto e vado direttamente a lavorare nel primo foro 2 punti bassi, 1 e 2. Nel foro successivo lavoro 2 punti bassi e lo stesso farò per tutti i fori che ho al di sotto, quindi al contrario della pallina precedente non aggiungo alcuna catenella, non è assolutamente necessario, ancora più veloce come vi dicevo prima. Guardate, effetto strabello, mi piace tantissimo, quindi continuo in questo modo finché non lavoro l'ultimo foro. Penultimo foro. Ultimissimo foro, 2 punti bassi e voilà. Allora, volendo potremmo lasciare la nostra decorazione, faccio una catenella così, cioè basta un solo giro ed il gioco è fatto, andare a realizzare la catenella, l'asola e voilà. Però mi piace l'idea di avere una lavorazione molto più presente come in questo caso, per cui cosa faccio? Giro il mio lavoro, cambio anche qui il numero di uncinetto e utilizzo sempre il numero 5, vado nel primo punto e inizio a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante. Guardate, anch'io pensavo che non si vedessero i punti, però guardate, si vedono. E poi, tra l'altro, se doveste sbagliare, se dovessi sbagliare anch'io, magari salto un punto oppure nello stesso ne lavoro 2, non ha importanza perché non si vedrà. Tutti i difetti con questo filato pelosetto non si vedranno, quindi state tranquilli, lavorate, non createvi troppi problemi, proprio come sto facendo io.
Allora, penultimo punto, ultimo punto e abbiamo terminato, quindi catenella e voilà, spettacolare, molto molto d'effetto, originale, in trend, perché qui stiamo utilizzando del filato pelosetto che non è un trend solo di quest'anno, ma negli ultimi anni, già credo da 2-3 anni, si usa molto questo filato, sicuramente tutti ce lo abbiamo, non sappiamo come impiegarlo, quindi perché non utilizzarlo per queste decorazioni? Fantastico, molto molto contenta. Volendo potreste fare un'ulteriore riga se proprio volete strafare, però io un consiglio personale lo lascerei così perché è una meraviglia. Fatta la catenella, prendiamo un po' di filo, lo stacchiamo proprio come abbiamo fatto prima e ci aiutiamo con un ago, andiamo a nascondere il filo in eccesso tra i punti. Tra l'altro qui ho quello iniziale, adesso vado a tagliare tutto e pulisco per bene il mio lavoro. Taglio l'eccesso e anche qui vado a realizzare l'asola proprio come prima, passo all'uncinetto 3,5, faccio un cappio per comodità, mi inserisco nel foro, faccio passare attraverso il cappio e quindi inizio a lavorare le mie 10 catenelle. 3, 9, 10, ma sì, facciamone 11, non guastano. Andiamo nel foro e andiamo a bloccare il tutto, quindi punto bassissimo, tiriamo il filo, tagliamo, ci inseriamo da dietro e ci portiamo il filo dietro e voilà, così ce lo andiamo a bloccare con quello iniziale e sigilliamo il nostro cappio che ci permetterà di appendere la nostra decorazione palla natalizia. E anche qui regalare una decorazione del genere è fantastico, un bel pensierino natalizio originale fatto a mano, bellissimo, mi piace troppo, semplice ma d'effetto, come vi dico sempre io. Come notate non è necessario fare chissà quale tipo di lavorazione, bastano dei materiali originali, basta una lavorazione semplice e la scelta di filati appropriati ed il gioco è fatto. Non so quale scegliere tra le 5, ma mi piacciono tutte tantissimo, molto molto belle. Bene amiche ed amici, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial, di questa terza proposta, ma vi ricordo che oltre a queste e alle altre due che riguardano il cesto alberello ad incastro e il barattolo contenitore pan di zenzero, ci sono tantissime altre proposte natalizie che trovate sul mio sito momiscrochet.it, ma anche qui sul canale. Ti lascio la playlist di tutte le varie decorazioni natalizie con basi in legno sotto a questo video. Se ti va, dai un'occhiata, potrebbe esserci qualche progetto di tuo interesse e perché no, potrebbe essere anche un'ottima idea regalo originale fatta a mano. Come sempre vi ricordo che potete reperire le basi in legno sul sito momiscrochet.it. Per qualsiasi dubbio o informazione c'è l'email assistenza.momiscrochet@gmail.com, pronta a rispondere a qualsiasi domanda, a qualsiasi dubbio o a qualsiasi richiesta di informazione. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Un bacino a tutti!